Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, oppure benvenuti se questo è il primo video che guardate sul mio canale. Per la lezione di oggi vorrei rispondere ad una domanda. Di solito io rispondo alle domande di lingua e grammatica nei video brevi, però oggi ci prendiamo un po' più di tempo per rivedere con calma delle coppie di parole che sono molto usate nella lingua di tutti i giorni. Vi leggo la domanda. La domanda è la seguente. Ciao Lucrezia, puoi parlare di fra, tra, qui, qua, entrambi, tutti e due, lì, là? Certamente. Che cosa sono queste coppie di parole? Si tratta dei cosiddetti sinonimi perfetti, cioè sono delle parole che hanno lo stesso significato e la stessa funzione grammaticale. Oggi usiamo la lavagna. Per esempio, se io dico fra e tra, sto in realtà dicendo la stessa preposizione. Fra e tra, ad oggi, nell'italiano contemporaneo, sono sinonimi perfetti. Magari in passato, nell'italiano di qualche tempo fa, potevano avere una differenza di accezione o di uso perché effettivamente altrimenti non sarebbero esistite entrambe, ma solamente una. Però oggi nell'italiano contemporaneo se dico fra o dico tra non cambia niente. Quindi se io dico ci vediamo fra 5 minuti e ci vediamo tra 5 minuti, sto dicendo la stessa cosa. Va bene? Un altro esempio citato nella domanda è la coppia entrambi, tutti e due. Significano la stessa cosa, va bene? E hanno lo stesso uso. In entrambi i casi, però, dobbiamo ricordarci di volgere al femminile se stiamo parlando di due cose o di due persone femminili. Stessa cosa qui. Tutti diventa tutte. E quindi, siccome c'è poi la congiunzione e che segue, al femminile possiamo dire così. Possiamo dire tut apostrofo e, quindi tutte e due. Va bene? Hai incontrato Martina e Jessica stamattina? Sì, le ho incontrate entrambe. Sì, le ho incontrate tutte e due. Sto dicendo la stessa identica cosa e non c'è neanche un cambio di registro. Quindi non c'è una differenza tra formale e informale in questi casi. Altre due coppie di cui abbiamo parlato spesso, soprattutto nei video brevi, sono qui, qua e lì e là. Questi sono avverbi di luogo che indicano una distanza minore o maggiore rispetto a chi parla. Quindi se dico qui, qua, la distanza è minima, quindi sto indicando un punto vicino a me. Se invece dico lì, là, indico una distanza lontana da me. Se io dico dove sei? Sono qui, sono qua, sto dicendo la stessa cosa. Dov'è Carolina? È lì, è là, sto dicendo la stessa cosa. Molto importante è ricordarsi di mettere l'accento su lì e là, perché questo è un caso in cui abbiamo dei monosillabi omografi. Che vuol dire? Vuol dire che in italiano esistono anche i corrispettivi senza accento, lì e là. Quindi se quando parliamo noi possiamo distinguere le due forme grammaticali in base al contesto, quando scriviamo per distinguere gli avverbi di luogo dobbiamo mettere l'accento grave, perché altrimenti sto scrivendo un pronome diretto, plurale maschile, oppure un articolo determinativo femminile o, in base ai casi, anche un altro pronome diretto femminile singolare. Va bene? Quindi in questo caso ricordiamoci di mettere l'accento su lì e là avverbi di luogo. Se la cosa vi interessa, possiamo anche fare un ripasso di tutti i monosillabi
tutte le coppie di monosillabi che appunto cambiano funzione grammaticale in base alla presenza dell'accento oppure no, dell'accento grafico. Fatemi sapere nei commenti se la cosa vi interessa. Diciamo che vorrei parlarne, quindi lo farò, perché penso che sia una cosa molto utile. È una di quelle cose che voi non sapete di averne bisogno, però ve lo dico io che è sempre utile ripassare queste cose. Com'è che c'è un detto? Non è quello che vogliamo, ma è quello di cui abbiamo bisogno. Una cosa del genere, penso in inglese sia una cosa popolare da dire su internet, è una sorta di battuta di internet. Continuiamo con il gruppo di aggettivi e pronomi indefiniti. Un'altra coppia di sinonimi perfetti è la coppia formata da qualunque, qualsiasi. Qualunque, qualsiasi. Per esempio, chiamo il ristorante per prenotare un tavolo. Chi risponde mi chiede: dove preferisce sedere? Dentro? Fuori? E io dico: qualsiasi posto va bene, qualsiasi tavolo va bene, non ho preferenze. Oppure qualunque posto va bene, qualunque tavolo va bene, non ho preferenze. Sto dicendo la stessa cosa. Quindi qualunque e qualsiasi sono due aggettivi o pronomi indefiniti in base alla frase. Nell'esempio che ho fatto io sono aggettivi indefiniti che hanno lo stesso significato e la stessa funzione grammaticale, quindi sono assolutamente intercambiabili in una frase. Va bene? Quindi potete dire il primo che vi viene in mente. Non c'è davvero differenza. Stessa cosa vale per la coppia ovunque, dovunque. Questa è molto più semplice perché in realtà ovunque è semplicemente la versione di dovunque a cui è caduta la D, quindi qui è più semplice ricordarsi, no? Che si equivalgono perché sono veramente identici. Ti vengo a cercare ovunque tu sia. Ti vengo a cercare dovunque tu sia. Qui possiamo dire che ovunque è leggermente più usato nell'italiano di tutti i giorni. Poi un'altra coppia, che in realtà non è una coppia ma è una triade, è quella formata da neanche, neppure, nemmeno. Questi sono degli avverbi di negazione. A Sergio non piacciono le olive. Neanche a Tommaso, neppure a Tommaso, nemmeno a Tommaso. Sto comunicando, sto dicendo la stessa identica cosa, quindi anche, neanche, neppure e nemmeno li inseriamo in questa lista che stiamo facendo oggi. Vediamo anche la coppia niente, nulla. Avrete incontrato queste parole nell'espressione non fa niente, non fa nulla. Niente e nulla sono un altro esempio di sinonimi perfetti, quindi se dico niente e dico nulla sto dicendo la stessa cosa. Ci potrebbero essere dei casi in cui in alcune espressioni fisse mettiamo sempre niente anziché nulla, però questo accade semplicemente perché l'espressione fissa si è fossilizzata così, però comunque niente e nulla rimangono sinonimi. Cos'è successo? Non è successo nulla, non è successo niente. Sto dicendo la stessa cosa. Quindi in questi casi molto dipende dalla scelta del parlante, va bene? Riepiloghiamo le coppie che abbiamo visto oggi. Allora, qui, qua, lì, là, tra, fra, qualunque, qualsiasi, dovunque, ovunque, neanche, neppure, nemmeno. E ancora abbiamo entrambi, tutti e due, e infine abbiamo la coppia niente, nulla. Quando parlavo di scelta del parlante, è importante sottolineare che ci potrebbe anche essere una scelta in base a dove si trova il parlante, in base alla provenienza del parlante. Mi spiego meglio. Io sono di Roma e faccio determinate scelte lessicali quando
parlo, no? Nella mia vita di tutti i giorni. Stessa cosa, una persona di Milano farà delle scelte lessicali diverse dalle mie. Quindi, per esempio, io sono molto più propensa a scegliere niente, mentre una persona del nord Italia sarà un po' più propensa a scegliere nulla. Questa è una cosa interessante da sapere, perché comunque rientriamo un po' nel campo dei geosinonimi di cui abbiamo parlato in passato. Possiamo certamente approfondire questo argomento, però per quanto riguarda voi studenti, se scegliete di dire niente o scegliete di dire nulla, non cambia niente, non cambia nulla. Vanno bene entrambe le scelte. Va bene? Allora, adesso io vi darei un compito da fare, cioè scrivere nei commenti qui sotto degli esempi con le parole che abbiamo imparato oggi. Va bene? Niente di complicato, frasi semplici, però così che possiamo fissare bene tutte le informazioni. Non abbiamo visto tantissime parole, ne abbiamo viste poche per ricordarcele tutte. Benissimo, allora io vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo nella prossima lezione. E ho fatto anche la rima. Buon proseguimento e a presto. Ciao ciao!